passioni, che non è un tema cristiano. Oggi partiamo da una domanda. Vado io? Vai. Noi ricercatori dobbiamo essere esperti sul tema di indagine o al contrario dobbiamo essere vergini, cioè non saperne niente? Domanda marzulliana questa. Magari qui ci montiamo Marzullo poi. Esatto. Premessa. Vi racconto un attimo 2 ricerche che ho fatto giusto per introdurre il tema. 2010 circa, in Eurisco all'epoca, ricerca sul basket NBA, chiamano me. Perché chiamano me? Perché ero fissato ancora più all'epoca che non ora. Premessa, ho giocato con Kobe Bryant, si può dire, questo è ufficiale, quindi sì, poi sì. Se volete mi scrivete nei commenti, vi racconto Era meglio. sempre nel curriculum. Esatto, era nel mio curriculum insieme allo Scrabble. Perché hanno chiamato me sulla ricerca sull'NBA? Perché sapevano che io già conoscevo questo mondo, ero facilitato. Esempio numero 2, in una ricerca sui collan a compressione graduata, non ridere, hanno chiamato me. Perché hanno chiamato me? Perché ero un uomo. E quindi ero il marziano che andava di fronte alle donne e effettivamente io non sapevo minimamente cosa fosse un collan a compressione graduata. Tu come la vedi? La vedi in qualche modo? La vedo che in effetti per quanto riguarda alcuni temi poi dipende probabilmente dagli obiettivi di ricerca, Chiaro. però su alcuni temi effettivamente essere un po' più tagliati, essere un po' più appassionati, avere magari una cultura di base può aiutare a dare un contributo diverso, quindi forse nelle ricerche che sono anche un po' strategiche, dove si ha un po' un background personale, si dà un valore aggiunto di fatto, no? Quindi può essere sicuramente anche per i rilanci, importante. per fare Esatto. rilanci giusti. O anche per conquistare forse il nostro interlocutore, no? La fiducia, perché bravissima. Questo è importante. Vero. Ricordo una ricerca che abbiamo seguito insieme sulla trap. Se i ragazzi non avessero... 2 noti esperti di trap. Esatto. Proprio appassionati anche, direi. No, però entrambi seguiamo molto la musica. Molto la musica, quindi di fatto nel momento in cui i ragazzini parlavano di determinati temi e magari si aspettavano dall'altra parte una persona totalmente ignara di quello che loro ascoltavano, seguivano, invece ritrovavano appunto una persona che riusciva a dare loro corda e eravamo super credibili perché riuscivamo a rilanciare con dei nomi che sapevamo chi erano, quantomeno, degli stili che capivano che noi avevamo dei riferimenti quantomeno culturali di base. Esatto, e si riusciva quindi ad entrare un po' più in relazione e quindi a farli aprire molto di più anche nel racconto, no? Dall'altra parte è chiaro che invece essere magari un po' più estranee ad alcuni temi può essere utile per riuscire a farsi raccontare da chi è un po' più esperto, chi semplicemente ha delle esperienze dirette su un prodotto, un servizio, quel che sia, forse in maniera un po' più, come dire, profonda, perché magari la nostra lacuna va colmata chiedendo anche qualcosa di più che va al di fuori. E non hai preconcetti di alcun tipo, no? Cioè a me è chiaro che se mi dici preferisco il basket italiano a quello NBA, io dico però lo pensi e non lo dici ovviamente, quindi sono tutti pro e contro. Sì. Ma perché gli istituti non hanno mai fatto... Io solo ricordo un paio di istituti mi hanno chiesto tipo di dire quali sono i campi su cui lavoro di più. Ma attenzione, i campi su cui lavoro di più, non gli interessi che hai e quindi ciò su cui sei veramente sul pezzo, no? Certo. Queste cose di solito le hanno scoperte mentre facevamo dei field. Certo. Però noi oggi vogliamo dare un elenco delle nostre grandissime conoscenze. Io parto con la prima. La prima, sport, tennis, basket e... Qui c'è la pallina che ovviamente ho lanciato, ho distrutto qualcosa subito. Attenzione, cioè anche... Aiuto! Attenzione! Oltre al tennis direi basket, vabbè, ok ragazzi, cioè sono dagli anni 80, però questa qui è originale, capito? Bellissima, cioè se non sapete chi è, questa se la non vendiamo, sai chi è, questa è su Vinted, la mettevo, ma con tutto il rispetto non la metto più. Il mondo degli animali, un saluto a Zucco che ci guarda da casa, il mondo dei pet, quindi quello che riguarda pet, la assolutamente, nutrizione, in effetti anch'io, l'educazione. Sono volontario in un gattile, quindi sicuramente questo. Esatto. Aggiungo, faccio una mini lista io e poi vai tu. La mia vai. mini lista comprende sneakers, tutto quello che è il mondo del resell, che è sempre stato un mio hobby, passione, conosco tutto quel mondo, è un mondo assurdo, interessantissimo. Ovviamente musica indie in particolare seguo da una vita, però in realtà seguo di tutto, quindi appunto ricerca sulla trap eravamo molto indicati in questo senso. Food,
perché comunque stili alimentari ho seguito tantissimo, sono appassionatissimo, mangio sulle certe cose, preferisco, poi in realtà mangio di tutto, a parte i cavolini di Bruxelles, ok? E poi mondo Pilates e Wellness, che sto seguendo, seguo una società, faccio Pilates 2 volte a settimana, quindi conosco molto bene quel mondo lì e direi basta, più che sufficiente. Ah, scusate, davamo per scontato mondo tecnologia. Bravo, Tecnologia, stavo mondo, proprio per partire da lì. Sì, che nasce da lì, quindi tutto quello che è il digital, fare siti, faccio una serie di cose che ci hanno portato a fare Sicché poi. Certo. Quindi in realtà il digitale lo davo per scontato. Sì, partivo proprio da lì io in realtà, perché mi sono resa conto facendo ricerca nel mondo della tecnologia, che mi piace tantissimo, ma anche l'interazione proprio delle persone Sì. con la tecnologia, le app, i siti, eccetera. Social, per esempio. Social, quindi questo mi piace tantissimo. La musica, quindi io sono appassionatissima di musica, ho scritto di subculture, di musica techno ed Questo ce l'ho elettronica. anch'io. Quello è fighissimo, Questo è peraltro. fighissimo, Questo è un esatto. classicone, scusa, È facciamolo vedere. bellissimo. Si tratta di uno delle fonti che ho usato per la mia tesi di laurea, che era sul mondo della notte, ed è un altro mondo, tra l'altro, tutto quello che riguarda il marketing culturale e tutto quello che riguarda la comunicazione nella notte. È bellissimo. E poi questo è proprio una chicca che parla di techno. Poi sociologia è la mia grande passione, è stata materia di studi, però questo si riversa anche in quelle che sono le graphic novel che adoro leggere, in spagnolo peraltro, su temi sociali, come in questo caso che sono le morti sul lavoro, un tema un po' murgia. un po' pesante, però di fatto è molto bello poter leggere anche insomma di temi sociali sotto forma di... Spesso la graphic novel va su quei temi. Sì, Detto questo, rimaniamo con questa domanda, se ci aiutate a trovare una risposta.